Oggi la realtà socioculturale lancia all'insegnamento delle sfide nuove. Sono sfide legate alla costruzione dei contenuti, alla loro messa in forma, alla regolazione, alla capacità di regolazione dell'insegnante nella gestione della classe. Per far fronte a queste sfide, le didattiche tradizionali, trasmissive, basate sulla restituzione frontale di contenuti, non sono più sufficienti. Occorrono didattiche nuove, capaci di portare l'attenzione sulla dimensione interattiva, capaci di fare fuoco sulla competenza sociale, sulla capacità di lavorare in gruppo, sulla attività di produzione dei contenuti e di riflessione metacognitiva sugli stessi da parte della classe. In una parola, il passaggio auspicato è da una classe pensata passivamente come terminale di un discorso che è costruito dall'insegnante ad una nuova idea di classe concepita come comunità di apprendimento all'interno della quale l'insegnante e gli studenti insieme co-costruiscono i significati, sviluppano riflessione, avviano e portano avanti processi di investigazione. Per intercettare queste sfide e per allinearsi con queste nuove esigenze dell'insegnamento è possibile ricorrere a diverse strategie. Una di queste strategie è sicuramente il microlearning e dentro la prospettiva del microlearning una delle ipotesi di metodo che si possono utilizzare è quella degli EAS, degli episodi di apprendimento situato. L'idea dell'EAS intercetta tre temi in particolare dal punto di vista della ricerca didattica. Il primo tema è il tema dell'anticipazione. È il tema dell'anticipazione cognitiva come passaggio, come momento attraverso il quale lo studente viene posto di fronte ad una situazione problema e gli viene lasciato il tempo di provare a trovare da solo una soluzione. Il secondo tema è quello della situazione, della situatività, della collocazione in contesto dell'apprendimento, e questo è un tema che ha a che fare con tutta la riflessione che la Embodied Cognition ha sviluppato sull'importanza in didattica di far sì che i contenuti siano sempre collocati in un contesto per essere realmente compresi e per diventare stimolo all'apprendimento. E la terza dimensione è legata, il terzo tema è quello della significatività degli apprendimenti. Produrre apprendimenti significativi significa favorire l'appropriazione del contenuto da parte dello studente, significa provare a ragionare non in termini di apprendimento meccanico. Un apprendimento è significativo quando si struttura a partire da tutti gli apprendimenti che precedentemente si erano già sedimentati nella mente dello studente. Queste tre idee, questi tre temi si traducono nella organizzazione dell'EAS, che dal punto di vista dell'attività didattica si può immaginare come un'attività scandita in tre fasi, in tre momenti. Una prima fase, la fase preparatoria, è contraddistinta dalla fornitura da parte dell'insegnante di una situazione problema allo studente. Questa situazione problema può essere affrontata in modalità flipped, prima di tornarci sopra insieme all'interno della lezione, oppure può essere affrontata in aula nella prima parte dell'attività che si sta strutturando. L'esito di questa prima fase è la produzione di un microcontenuto, di una microattività individuale da parte di ogni studente. Questa fase preparatoria anticipa e introduce la seconda fase, che è la fase operatoria.
La fase operatoria è la fase della produzione, è la fase dell'attività di costruzione di un artefatto in piccolo gruppo a partire da uno stimolo fornito dall'insegnante. Questa fase si conclude con la condivisione da parte della classe degli elaborati che i diversi gruppi hanno strutturato e con la loro discussione collettiva nel grande gruppo. Questa seconda fase immette infine nella terza fase la fase ristrutturativa, che è la fase della rielaborazione metacognitiva. In questa fase l'insegnante svolge sostanzialmente due attività. La prima è l'individuazione e la correzione degli errori, l'individuazione e la correzione delle misconceptions che possono essere emerse durante il processo di costruzione dei significati da parte della classe, e la seconda attività altrettanto importante consiste nel ricondurre quello che è stato prodotto e discusso in classe a dei quadri concettuali. Quest'ultima fase, la riconduzione a quadri concettuali di tutto il lavoro che è stato svolto, corrisponde a quella che Freinet chiamava lezione a posteriori, e questo consente di capire uno dei tre aspetti che rendono interessante il lavorare per EAS. Il richiamarli mi consente di costruire così la conclusione di questa video lezione. Il primo elemento, che è strettamente legato alla lezione a posteriori, ha a che fare con la comunicazione dell'insegnante in classe. Quando un insegnante lavora per EAS, quando un insegnante ricorre al microlearning, sicuramente parla di meno e parla alla fine. Sono due aspetti importanti perché correggono due difetti della comunicazione didattica tradizionale. Il primo difetto è la verbosità, l'eccesso di parole che abitualmente l'insegnante scarica addosso alla classe. Lavorare per EAS consente di restringere, di rendere più rarefatta e quindi più essenziale e più studiata la comunicazione. E l'altro difetto è che l'insegnante parla all'inizio e in questo modo riduce notevolmente gli spazi di contributo attivo da parte degli studenti. Gli EAS, spostando la lezione alla fine della unità di lavoro, correggono anche questo secondo errore. Una seconda questione importante su cui gli EAS portano l'attenzione è quella della progettazione, e quindi lavorare per EAS non modifica soltanto la comunicazione didattica in classe, modifica anche il modo di fare progettazione. E la progettazione è sicuramente più mirata, più centrata sulle attività, e quindi lavorare per EAS aiuta a concentrarsi sulle attività senza lasciarsi depistare dalla tentazione di prestare attenzione invece ai contenuti. E soprattutto lavorare per EAS aiuta ad individuare all'interno della progettazione quei contenuti, quelle zone di conoscenza che più siano meritevoli per il loro valore di esemplarità e di trasferibilità, come diceva Gardner, di essere affrontati in classe. La terza ed ultima questione che il lavorare per EAS consente di affrontare l'insegnante è la questione della valutazione. Quindi un insegnante che lavora per EAS è anche un insegnante che torna sulle sue pratiche valutative, e sicuramente il lavorare per EAS aiuta a mettersi nella prospettiva della valutazione diffusa. La valutazione diffusa è il risultato della distribuzione lungo tutta l'attività di ricerca di micro attività e di micro contenuti valutabili che lo studente può raccogliere all'interno del suo portfolio e sui quali poi l'insegnante può tornare attraverso la predisposizione di strumenti adeguati. Quindi, per chiudere, l'EAS in quanto esempio, aspetto, metodo possibile all'interno del contesto più ampio del microlearning, l'EAS come metodo consente di
dovrebbe consentire, dovrebbe aiutare l'insegnante ad intercettare quelle nuove esigenze, quei nuovi bisogni didattici da cui eravamo partiti, e di mettere in gioco alcune di quelle nuove istanze della didattica che in apertura di questa video lezione avevamo segnalato come soluzione possibile.